Amici, buongiorno. Altro video presuntuoso. Oggi parliamo di respirazione, argomento molto importante, anche perché in condizioni normali respiriamo almeno 26.000 volte al giorno. Chi si occupa della respirazione? È un meccanismo che avviene ovviamente nei polmoni, nella gabbia toracica. Parliamo un attimo dei polmoni. Sono due organi pari e simmetrici, sono a forma di cono, quindi hanno una base bassa qui e un apice alto, quindi la parte più ampia è sotto e la parte meno ampia è sopra. È un organo spugnoso. Perché il polmone si possa ampliare, espandere, lo spazio intorno a lui deve aumentare. Può avvenire in diversi modi, o grazie al diaframma, di cui parliamo fra poco, o grazie ai muscoli del collo, della clavicola e delle prime costole, di tutta questa zona che solleva questa parte. Il tutto anche grazie poi ai muscoli intercostali esterni e interni che troviamo tra una costola e l'altra e anche loro contribuiscono a tirare su le costole. Parliamo del diaframma, muscolo respiratore per eccellenza. Respirazione diaframmatica o respirazione principale sono sinonimi. Il diaframma lo troviamo qui, è una lamina, è un muscolo a lamina cupoliforme. Cosa vuol dire? Che ha forma di cupola. Divide perfettamente la parte toracica dalla parte addominale e lo troviamo poi ad attaccarsi qua dietro sulla prima e sulla seconda vertebra lombare. Lui divide appunto il torace dalla parte dei visceri, dalla pancia. Nei visceri troviamo il sacchetto peritoneale e il liquido peritoneale, nei quali appunto i visceri alloggiano. Quando il diaframma si contrae, da cupola che lui è, diventa una lamina, quindi si appiattisce, aumenta la pressione sull'addome e l'addome esce verso l'avanti. In questo modo lui offre molto spazio alla base dei polmoni, quella ampia, quella con tanti alveoli, per potersi espandere. Quindi con un piccolissimo gesto, che è quello del movimento del diaframma, c'è un grande scambio gassoso a livello polmonare. Il diaframma è anche molto utile per la peristalsi, quindi favorisce il movimento negli organi cavi, quindi lo stomaco e gli intestini, favorisce il movimento del cibo verso l'uscita, crea un drenaggio sugli arti inferiori, crea un effetto di ricambio, di strizzamento, di spugna sugli organi pieni, come il fegato, il pancreas, la milza, i reni, quindi un effetto lavaggio. Ed è anche molto importante perché la respirazione diaframmatica induce uno stato di quiete. Questo argomento verrà sviluppato e affrontato meglio in un altro video presuntuoso legato alla reazione di attacco e fuga. Diversamente, se noi utilizziamo i muscoli alti, i muscoli respiratori accessori o ausiliari, facciamo molta più fatica. Infatti questo è un sistema di respirazione che noi dovremmo usare unicamente quando abbiamo bisogno di un maggior scambio gassoso. Quindi quando facciamo ginnastica, quando facciamo movimento, più il cuore lavora e più i polmoni devono lavorare e quindi non basta più solo la parte bassa dei polmoni, ma deve intervenire anche la parte alta, che però appunto è più faticoso perché bisogna sollevare questa parte e la parte del polmone che è interessata è la parte piccola, è la punta del cono. Quindi per garantire un certo scambio gassoso ci vuole una alta frequenza respiratoria. Sulla scorta di quanto ci siamo appena detti, vi illustro brevemente la respirazione diaframmatica e la respirazione accessoria. Una mano sullo sterno e una mano sull'ombelico. Quando respiriamo col diaframma si deve muovere solo la mano sull'ombelico. In questo modo. Prendo aria e butto fuori.
la mano sopra non si muove. Quindi il diaframma scende, aumenta la pressione sulla pancia, la pancia esce. Diversamente, mano sull'ombelico ferma, mano sullo sterno che si muove. È tutto molto semplice. Potete farlo anche più comodamente da sdraiati, a pancia in su, con le gambe piegate. È importantissimo distinguere questi due tipi di respirazione, perché in condizioni normali, come vi raccontavo, è sufficiente la respirazione diaframmatica, con tutti i suoi vantaggi. In condizioni di sport, invece, dove il cuore lavora di più, è importante utilizzare anche questa in alto. Purtroppo lo stress, in questi ultimi tempi, ci porta anche in condizioni di quiete ad utilizzare la respirazione ausiliaria ed è sbagliato. Ma vi rimando al capitolo presuntuoso reazione di attacco e fuga. Quindi potete esercitarvi, se non siete in grado di riconoscere questa differenza, potete esercitarvi e vedrete che pian pianino riconoscerete la respirazione diaframmatica e riuscirete più volte durante il giorno ad effettuarla. Grazie.